Amici, sarò sincero, non credo più ai ragionamenti logici. Non portano da nessuna parte, ammesso che prima lo facessero. E penso anche che sia impossibile e inutile cercare di interagire con qualcuno per trovare una identità di vedute su qualsiasi cosa. Ognuno resta della propria opinione. Se in un personaggio che manda a morte 1 milione di persone io ci vedo un demone e uno schema, come quello che ho descritto nel video, lo schema Bonaparte, e un altro ci vede un capo di governo e la difesa dall'invasore, vuol dire che ormai siamo giunti a visioni e posizioni inconciliabili, e lo stesso avviene per ogni argomento. E mentre io vedo molti altri demoni in giro per il mondo, a Roma, a Bruxelles, a Washington, e questi stessi per altri sono dei leader che operano per il bene delle popolazioni, significa che il disegno attuato tramite una immane dissonanza ha avuto successo e il castello di bugie per tenere basse le nostre frequenze e vibrazioni e impegnare le menti con ipotesi senza senso funziona. Perciò possiamo esprimere solo il nostro punto di vista, che può essere condivisibile o meno, ed è quello che faccio in questo video. L'argomento di oggi è vasto, bisogna essere sintetici, fotografare oggettivamente una situazione di disgusto, rabbia e forse anche odio, sete di giustizia, sicuramente disprezzo per lo strapotere dei parassiti, che hanno reso questo posto un manicomio criminale. Con la domanda finale: sarebbe stata possibile un'altra vita? Queste riflessioni e domande sono le stesse che possiamo trovare nelle ricerche di due studiosi russi, Valery Bukharin e Nikolai Levashov, di cui ho già parlato in passato. Il parassitismo sociale è una delle principali componenti della società e dal quale sembra che non ci sia scampo. I parassiti sociali usano le altre persone, vivono a loro spese e sono causa di malessere per tutti gli esseri viventi, perché li influenzano in maniera abnorme, con la manipolazione, lo sfruttamento e le bugie. Ormai è evidente che qualcosa di estremamente dannoso stia accadendo alla nostra civiltà. Solo le persone più ingenue possono ancora affermare di essere sulla via dello sviluppo. Per coloro che non hanno perso la capacità di pensare e analizzare, è assolutamente chiaro che la nostra realtà si stia degradando a una velocità incredibile. Questa situazione però non è casuale, ma è stata indotta artificialmente da forze esterne, entità chiamate parassiti sociali, che condizionano i pensieri e i desideri della gente, per esempio quando dicono che dobbiamo accettare il nostro lato oscuro. Ma spesso questi non sono i nostri pensieri, non sono i nostri desideri, non sono manifestazioni della nostra mente, perché nessuno vorrebbe distruggere la propria vita, la propria famiglia, litigare con i propri cari. Invece queste entità ci inducono a farlo, è una loro strategia. Probabilmente molti a questo punto si chiederanno: ma perché dovrebbero farlo? Ma si saranno anche chiesto, chi più chi meno, di tanto in tanto, da dove viene tanto male e ingiustizia nel nostro mondo? Perché viviamo secondo le regole di un sistema parassitario? Perché la corruzione e gli altri crimini sono così invincibili? E soprattutto se sia sempre stato così. I moderni ricercatori alternativi affermano che non è stato sempre così, ma a un certo punto della storia l'umanità si è trovata schiava di una forza parassitaria infernale, che nel nostro mondo ha creato una società completamente costruita su valori deleteri e una visione del mondo satanica. Quello dei parassiti sociali o parassiti energetici è dunque un fenomeno che ha alla base il mondo invernale dei parassiti. È ciò che scrive il ricercatore Valery Bukharin nel suo libro Larvostruttura, come resistere ai parassiti infernali. Il titolo è anche tradotto con Larvoscience. Confrontando le leggende popolari con le nuove conoscenze nel campo della psicoenergia,
Lo scrittore ha cercato di capire l'essenza di questo fenomeno e ha concluso che sarà possibile sconfiggere tutto questo solo sconfiggendo le strutture parassitarie infernali che controllano la società umana nell'attuale fase storica. Sullo stesso argomento, Nikolai Levashov ha enunciato un'idea interessante sulla provenienza dei parassiti energetici. Ha parlato di una catastrofe avvenuta sulla Terra in passato che ha distrutto miriadi di esseri viventi, fermandone l'evoluzione. Dopodiché le anime sottosviluppate, rimaste legate alla Terra, bloccate nella fase evolutiva, hanno cercato di progredire, ma non riuscendoci da sole, si erano introdotte o affiancate alle creature più adatte a questo, cioè ai veri umani. E ci fu un grande scontro tra la civiltà della vera razza e quella demoniaca. Il massiccio attacco provocò una grande distruzione e di questo approfittò il mondo invernale, ottenendo l'accesso sulla Terra. Per questo stesso motivo sono stati chiusi i portali di comunicazione con altri continenti e qui fu dichiarata la quarantena. Secondo alcune regole a noi sconosciute, i parassiti non possono ancora governare apertamente e c'è una lotta sotterranea, il cui risultato non è ancora chiaro. Per il momento possiamo solo constatare la realtà che abbiamo sotto gli occhi. Tutta la socialità è finalizzata a far sì che una persona si fissi quotidianamente sulla sofferenza morale, sul dolore, sulle paure, sulle passioni, sulla dissolutezza, sulla morte, sul misticismo. Questo porta alla generazione incontrollabile di almeno una larva per ogni persona. Le larve, a loro volta, nutrendosi della forza vitale del loro portatore, trasmettono gran parte dell'energia più in alto nella gerarchia, alle entità parassitarie che pullulano nelle religioni, nella medicina, nella politica, nello Stato, nella scienza e così via. Tali entità controllano tutti i tipi di scienze terrene, istituzioni finanziarie e politiche in tutto il mondo, nonché dispositivi tecnici materiali per la massiccia raccolta di energia e per influenzare la coscienza delle persone sulla Terra. Ciò significa che la Terra è ricoperta e costellata di ogni sorta di dispositivi mentali a livello biotecnologico, per noi inaccessibili, per mantenere la popolazione allo stesso livello minimo di sviluppo. La matrice è strutturata da gerarchi infernali con il supporto di agenti corrotti che hanno la loro piccola parte di energia estorta. La gestione da parte del mondo infernale dell'umanità viene effettuata attraverso i rappresentanti completamente controllati delle élite mondiali, clan bancari, dinastie reali che a loro volta controllano le élite nazionali, principalmente quelle occidentali che hanno raggiunto il livello massimo di degrado. Tutti questi servi forniscono cibo al sistema parassitario infernale. Questo è il motivo per cui partecipano regolarmente a rituali satanici segreti e organizzano costantemente guerre, rivoluzioni, rivolte, conflitti sociali, interregionali, interetnici e interreligiosi, che sono una forma moderna di sanguinoso sacrificio umano di massa. Inoltre, dei gatekeepers professionisti corrotti appositamente assunti raccontano storie secondo cui tutto dipende dalla natura aggressiva delle persone. Volendo fare un esempio, questo è esattamente il caso della distruzione della biosfera. Tutto questo viene fatto solo per ottenere le energie della sofferenza delle persone e degli altri esseri viventi, a beneficio della gerarchia delle creature parassitarie infernali, ma i servitori dei parassiti attribuiscono tutta la responsabilità all'umanità stessa. Perciò dicono anche che la sovrappopolazione e le emissioni industriali nell'atmosfera stanno distruggendo la natura e quindi l'umanità deve essere ancora ridotta. Secondo le informazioni di coloro che sanno, inoltre, non sono rimaste più di 500 milioni di persone reali sulla Terra e tutto il resto sono non umani, cioè biorobot e cloni.
Un ricercatore russo di pratiche sciamaniche e cultura dei popoli della Siberia nord-orientale, Timnetagin, ha spiegato come distinguere una persona da un'entità degradata. Una persona non è in vendita, non taglierà né segherà una quercia secolare, né ucciderà esseri viventi per il bottino dei parassiti e non accetterà i loro valori. Invece i degenerati che hanno adottato una visione del mondo satanica non sono più umani, sono dei servitori che possono essere facilmente acquistati e costretti a fare qualsiasi cosa per denaro. Uccidere persone, abbattere foreste, inquinare l'acqua, il suolo e l'aria con i rifiuti e persino sbarazzarsi dei loro cari. Si tratta, come detto, di cloni biorobot che fanno tutto questo a scopo di lucro. A loro non importa affatto cosa accadrà domani a questo posto o come vivranno i loro discendenti. Ora una nuova guerra fra le forze della luce e quelle delle tenebre è in corso. I parassiti sociali però non sanno come conquistare le civiltà sviluppate, né possono superare le forze della luce in termini di sviluppo evolutivo, ma sono astuti, subdoli e hanno risorse praticamente illimitate, per cui hanno sviluppato da tempo uno speciale schema di azione. Prima cercano di abbassare la civiltà a un livello inferiore di sviluppo evolutivo, con disastri e guerre, e poi la conquistano utilizzando assistenti addestrati. Se la civiltà riesce a rinascere e a rafforzarsi, tutto si ripete ancora. Purtroppo lo dobbiamo ammettere, oggi siamo un gregge di disabili evoluzionistici. Non capiamo cosa succede intorno a noi ed eseguiamo volontariamente tutti i comandi dei pastori parassiti. Viviamo di istinti e vanità e ciò significa che la mente praticamente non partecipa al processo evolutivo. Ecco perché è così facile per i parassiti attuare tutti i loro piani criminali per schiavizzarci. L'inganno è l'arma più devastante che hanno e viene utilizzata da tutti i parassiti e da tutti i loro assistenti per la manipolazione della coscienza. Il funzionamento è molto semplice. Ci hanno portato via la conoscenza e non abbiamo nulla con cui opporci al loro inganno, nulla con cui verificare la veridicità delle loro parole, smascherare le bugie, pertanto siamo costretti a crederci. Credere ai parassiti e ai loro aiutanti è un atto di resa. La distruzione della vera scienza, della cultura e dell'istruzione è iniziata simultaneamente. Gli scienziati sopravvissuti alla guerra precedente in parte morirono e in parte furono uccisi da coloro che poi presero il loro posto. Nei corridoi della scienza si riversò un fiume di commercianti e usurai che i parassiti mobilitarono per un nuovo attacco all'umanità. È così che iniziò la fase finale della distruzione della scienza terrena 200 anni fa. La scienza è la base di ogni civiltà. Senza scienza le civiltà non esistono. Ma dopo la guerra la vera informazione scientifica fu distrutta e al suo posto furono introdotte nuove informazioni che non corrispondevano più alla realtà, cioè non descrivevano processi naturali reali. Piccoli frammenti di vecchia conoscenza furono gradualmente modificati e rifatti con cura in modo tale da non fornire praticamente alcuna informazione necessaria alle persone. Furono inventate leggi della fisica, della chimica e di tutto il resto, che in qualche modo descrivevano quei processi che non potevano essere scartati o dimenticati, ma non davano alcuna vera conoscenza a chi li studiava. Faccio un esempio. Se dei veri scienziati studiassero i fenomeni naturali sulla base di una diversa forma della Terra, potrebbero spiegare molte cose che oggi restano ammandate di variabilità e possibilità, dalle piogge alle maree, ai vulcani, eccetera. Mentre, dovendo dipendere dalle leggi scoperte, fra virgolette, dai parassiti, non vengono mai a capo di niente. Alla fine del XIX secolo la scienza fondamentale è stata condotta in un vicolo cieco dal quale non riesce più a uscire. Se qualche scienziato onesto osa dire qualcosa di diverso dalla narrazione ufficiale, viene deriso, emarginato, minacciato.
Naturalmente anche la Chiesa ha avuto un ruolo nella distruzione della scienza. Si è impadronita degli edifici pubblici della precedente civiltà, che inizialmente contenevano scuole, biblioteche e altre istituzioni simili, e il processo di apprendimento ha perso il suo valore iniziale. E così, abbastanza rapidamente, conoscenze inestimabili sono state cancellate dalla memoria. Al posto della vera conoscenza, alle persone sono stati propinati inganni appositamente creati, che sono solo leggermente simili alla verità, ma che non permettono agli studenti di comprendere nulla sulla struttura dei processi naturali che li circondano e influenzano le loro vite e il loro benessere. Con l'avvento dell'era di Internet tutto è diventato ancora più alienante, anche se più semplice all'apparenza. La disponibilità di informazioni è aumentata molte volte, tuttavia, nell'oceano di messaggi che riceviamo è difficile trovare qualcosa di veramente utile. Si tratta di un processo di apprendimento meccanico che non ha sviluppato il pensiero logico e non ha ampliato gli orizzonti conoscitivi degli studenti o la loro crescita interiore. In seguito Internet si è rapidamente riempita di pornografia e altri contenuti progettati per aumentare drasticamente il livello istintivo delle persone e allontanarle dall'uso del pensiero critico, per abituarle a comportamenti deleteri. Internet è diventata la piattaforma più conveniente per i bugiardi e questo ovviamente rovina moralmente non solo i bambini e i giovani, ma anche gli adulti, i quali non possono nemmeno immaginare con quanta astuzia siano stati ingannati. E molto spesso i messaggi che passano sono un invito all'autodistruzione tramite droghe, fumo, alcol. Con l'aiuto di questi veleni ogni anno sulla Terra vengono distrutte centinaia di milioni di persone. Per non dire delle medicine, ora le persone hanno sempre bisogno di medicine, mentre prima non ne avevano praticamente bisogno. Inoltre i parassiti e i loro aiutanti hanno creato molte malattie infettive artificiali. La medicina si è completamente degradata. L'educazione medica oggi è diventata una finzione. Gli studenti di medicina in realtà non sanno cosa sia un essere vivente, non sanno quali processi naturali avvengono nel corpo fisico e nel campo della bioenergia dell'uomo. Non sanno come e perché questi processi subiscono cambiamenti e non hanno idea di come correggere questi cambiamenti, cioè trattare veramente il paziente. Invece di tutto questo, gli studenti imparano i nomi di muscoli, ossa e alcune malattie, memorizzano alcune frasi in latino e ricevono un'autorizzazione per scrivere prescrizioni per l'acquisto di medicinali. Dopotutto, come si dice, se curi davvero un paziente, perderai un cliente. E noi ingurgitiamo le pozioni prescritte dai medici sperando che ci possano aiutare, ma lo speriamo invano. Spesso vengono prescritte solo le procedure più costose. Inoltre le aziende che producono medicinali si assicurano che un paziente che inizia a consumare uno dei loro prodotti lo faccia per sempre. E così come ci sono le campagne di guerra, ci sono le campagne medicinali, durante le quali le persone vengono spaventate per indurle a quello che sappiamo. La cosiddetta scienza medica, inoltre, presta la massima attenzione ai bambini. Se una persona diventa dipendente fin dall'infanzia, può essere curata per tutta la vita. In conclusione, viviamo in un mondo occupato da parassiti che fanno di noi quello che vogliono, perché da tempo hanno preso il potere. In tali condizioni, per sopravvivere, siamo costretti a diventare peggiori di quanto siamo. Это бескрайняя, это родная земля. Это наш край и наш рай, это Россия. Любовь и слава!